Questa sera chi ci guida soprattutto sarà Pamela Bannos e il suo libro Vivian Maier, Vita e fortuna di una fotografa. E il titolo vero è A Photographer's Life and Afterlife. Scusate il mio inglese che a volte zoppica un poco. Il titolo inglese è molto più interessante perché Afterlife significa al di là. Quindi una fotografa, la vita di una fotografa e la sua vita nell'aldilà, in una seconda vita, in una vita più interessante forse. A 82 anni, Vivian Maier amava sedere per ore sulla sua panchina preferita, in riva al lago Michigan. Il cielo è un tramonto in arancione, in controluce. Si staglia solo una panchina nell'orizzonte liscio e perfetto. Vivian cammina lentamente, si siede, resta immobile, svanisce e le sue ceneri vengono disperse nel campo delle fragole dove portava i suoi bambini per divertirsi insieme a loro. Il lago Michigan è un lago enorme, grandissimo. È una distesa di acqua infinita. Noi non ci siamo abituati a non vedere niente, no? All'orizzonte di un lago. E il lago, eccolo qua. Vedete quanto è grande, quanto è infinito. Anche se c'è questa rete che ferma tutto, il lago è veramente grande, enorme. È una serie di spiazzi erbosi e di strette spiagge che punteggiano il margine nord-orientale di Chicago, a pochi metri dove lei abita. Il suo appartamento è in Sheridan Road, nel quartiere Rogers Park, e si affaccia a nord dove la strada curva in direzione est verso il lago. È un breve segmento che costituisce il confine settentrionale della città. Subito dietro al complesso di condomini che sorge dall'altra parte della strada c'è un cimitero dell'Ottocento che si estende per quasi 50 ettari costeggiando il lago fino a sfiorare il sobborgo di Evanston. A differenza di altri quartieri eleganti, Rogers Park è stato per molto tempo soprattutto una zona di gente di passaggio, impiegati, universitari, famiglie appartenenti a minoranze etniche, persone che vivono un poco ai margini della società. Quando ci sono stato, anni fa, era il 2016, mi rendo immediatamente conto del pericolo. È una zona veramente pericolosa. La prima cosa che faccio, sono arrivato nel treno, la prima cosa che faccio capisco immediatamente che insomma non è il caso di esibire la mia macchina fotografica in maniera così. Appena arrivo, quello che vedo è una scena veramente assurda. Ed è questa. Guardate, mi accoglie questo tizio nel parco mitico di Vivian Maier, finalmente arrivo e mi trovo questo pazzo folle. Avete mai visto voi qualcuno che fa il lancio del peso in un parco pubblico? Il parco comunque è molto bello, è interessante, è una giornata splendida. E Vivian Maier abitava da sola a Rogers Park già da una decina d'anni. In questo periodo andava così spesso a sedersi sulla sua panchina nel parco e ci restava così a lungo che alcuni suoi vicini credevano fosse senza fissa dimora. Un abitante della zona, questo ce lo racconta sempre Pamela Bannos, non si era neanche resa conto che erano vicine di casa. La conoscevamo come una senza tetto, dice. Non sapevamo che avesse un appartamento, perché passava un sacco di tempo al parco, che sembrava, sotto molti aspetti, abbandonata dal mondo. Dice molto su Vivian Maier questa signora, no?
Divenne una figura familiare che si distingueva tra l'altro per il desiderio di essere lasciata in pace. Lei era la signora francese, dicevano. Era spesso qui, seduta sulla panchina. Ma credo che nessuno parlasse mai veramente con lei. Da queste parti ci sono un sacco di stravaganti e io pensavo semplicemente che fosse una di loro. Si capiva che voleva solo essere lasciata in pace. Un'altra abitante che viveva ai bordi del parco ha ripetuto le stesse identiche osservazioni e diceva stava seduta per ore sulla panchina all'ingresso di Rogers Beach Park, sul lago, a leggere libri o giornali, e poi vi dirò come recuperava questi giornali, con qualsiasi tempo. Mi colpiva il fatto che andava a mettersi in un posto pubblico eppure non aveva voglia di parlare con nessuno. Mi si spezzava il cuore per lei, pensando a mia madre e a tutte le donne anziane che si vedono in città, così solitarie, costrette a cavarsela da sole. Eppure non era completamente isolata. Patrick Kennedy, che da decenni abitava di fronte a Rogers Park, ogni tanto divideva la panchina con lei, anche se passò molto tempo prima che tra loro ci fosse una vera comunicazione. A Kennedy piaceva tantissimo il suo senso dell'umorismo. La considerava una donna in gamba, ma non sapeva niente di lei e lei non gli raccontò niente del suo passato. Oggi, a ripensarci, Kennedy crede che lei non gli abbia mai detto come si chiamava. Kennedy una volta aveva presentato la Mayer a un inquilino del suo palazzo che parlava francese e lei lentamente gli si era affezionata. Dal retro di casa Vivian Maier aveva l'abitudine di fare il giro del suo isolato. Uscita di casa, svoltava in alto a nord e percorreva la strada fino in fondo, poi prendeva a est verso Whistles e raggiungeva il Rogers Beach Park. Durante il tragitto si sporgeva a guardare nei bidoni della spazzatura in cerca di riviste e giornali che si portava alla panchina per leggerli. In qualunque stagione vestiva sempre allo stesso modo: cappello, cappotto lungo, scarpe da uomo, aveva il 44, e spesse calze di nylon. Tutto l'abbigliamento sembrava risalire agli anni 40 o 50. Lei, ormai, aveva abbandonato la macchina fotografica, che per tanto tempo era stato l'elemento più significativo di tutto il suo aspetto. E veniva generalmente vista come un personaggio strambo e anche un po' patetico. Bene. Nella primavera del 2008 la dispersione degli oggetti contenuti nei box del deposito era in corso già da diversi mesi, ci dice Pamela Bannos. Vi dico due parole perché cosa succede? Succede che Vivian Maier non si può più portare dietro tutto il materiale, veramente sono 3 stanzoni di materiale fotografico in particolare. E succede in America che quando non si paga per un mese l'affitto di questi box, tutto il materiale viene immediatamente messo all'asta. Sicuramente anche voi conoscete e sapete che cosa succede in America. Ci sono delle trasmissioni, magari a qualcuno è capitato, no, di vederlo, dove ci sono dei personaggi che vivono di questo e vanno a queste aste e comprano in blocco tutto quello che c'è. A volte fanno degli affari, a volte ne fanno di meno. Quindi questo è quello che un poco succede. Ci sono dei personaggi molto importanti per il futuro di Vivian Maier, anche per il nostro futuro, che però si comportano in maniera un poco ambigua. Benissimo. Qualcuno comincia ad andare a queste aste a comprare. E ci sono persone strane che comprano questo e possiamo dire che li compravano per una miriade di motivi diversi, compresa anche la nostalgia per un passato che non era assolutamente il loro. In quel periodo eBay si affermava come una sorta di mercato delle pulci virtuale. Bene, come vi dicevo prima, le cose sono in un magazzino e aspettano. Cosa succede a queste aste?
che dei personaggi, come dicevo prima, comprano e poi dopo incominciano a scambiarsi questo materiale, cominciano a farsi la guerra, addirittura a una seduta pare ci fosse qualcuno che fosse andato con le pistole, questo è quello che raccontano. Ebbene, ci sono alcune persone che sono interessate e comprano. Tutto il materiale di Vivian Maier, attenzione, passa da 3 mani. Si sa, quello che si racconta, quello che ci hanno raccontato perlomeno, è che John Maloof, che è il più giovane di tutti, che è un agente immobiliare, compra queste cose. Questo è quello che ci racconta. Io sono andato all'asta e ho comprato questa cosa per qualche centinaio di dollari. Ho fatto il grande affare della mia vita. Ma in realtà, insomma, non è proprio così, perché, come dicevo prima, questo materiale passa per 3 mani e ovviamente passa anche del tempo in questi passaggi. Un personaggio chiave è Ron Slattery, che incomincia a innamorarsi di questo materiale, addirittura apre un sito web per pubblicare i suoi scatti preferiti. Lo chiama Big Happy Funhouse e comincia a presentare le foto sotto la testata di arte casuale di fotografie trovate da Chicago. Bene, il 22 luglio 2008 Slattery posta 6 immagini a colori scansionate dalle diapositive 35 mm che aveva comprato nelle aste dell'ottobre 2007. Ottobre 2007, Vivian Maier muore nel 2009. Nell'aggiungere alle altre foto scriveva queste cose. Qui vedete la pagina e adesso preparo le novità da raccontarvi. Le ultime 6 diapositive sono di uno street photographer di nome Vivian Maier. Di lei non so molto, a giudicare dalle immagini si capisce che ha fotografato soprattutto a New York e Chicago negli anni 50 e 60. Ho comprato 1 tonnellata di roba sua in una piccola asta. Insieme al resto ci sono 1200 rullini di pellicola mai sviluppata. Le scatole sono accanto alla mia scrivania, tutti i giorni le guardo e mi chiedo quale tesoro conterranno dentro. Questa è la prima foto. Poi la seconda, e come vi dicevo prima, sono fotografie comprate nel 2007 e lui nomina queste fotografie, nomina la persona che scatta queste fotografie come Vivian Maier. Questa è una foto che si vedrà spesso. Lei fotografa tantissimo persone sole, oppure persone che sono veramente ai limiti. Questo è un bevitore, si vede che beve whisky, si vede chiaramente. Questa è un'attesa a una fermata dell'autobus. E questo è lo stesso signore di prima con questo cappello, un bellissimo signore di colore. Ecco, già qui si vede un poco quello che è, che è Vivian Maier. Scusate, ma sto cercando le fotografie. Slideshow. Bene. Le 6 foto le abbiamo viste. Le foto di Ron Slattery. eBay in quei tempi spopola e in poco tempo le collezioni di foto anonime diventano popolarissime. Nel 2008 il lavoro di Vivian Maier viene presentato al pubblico e lei abitava ancora da sola nel suo appartamento vicino al lago Michigan. Nel periodo in cui John Maloof, che è il terzo personaggio che arriva, lui pubblicò le sue prime fotografie su eBay presentandole come scatti anonimi e offrendo in vendita le stampe prodotte dalla scansione digitale dei negativi. Maloof, 5 anni prima, vendeva borse, jeans, biglietti di cinema, biscottiere, oggetti vari, insomma, recuperati in qualche asta.
Bene, febbraio 2008 Malouf comincia ad aggiungere al suo inventario le fotografie vecchie ed d'epoca di Vivian Maier con le stampe in vendita a prezzi compresi tra i 7,99 € e i 9,99 €, con l'espressione semplicemente di vintage o d'epoca. E sono le foto che si intendono di solito stampe prodotte personalmente dall'autore o sotto la sua direzione, quindi non sono ristampe. Malouf vendette queste copie vendute come originali oltre un centinaio di immagini isolate che rappresentavano i vagabondaggi di Vivian Maier in giro per New York, per Chicago, per San Francisco e per il Canada. Un paio di quegli scatti furono venduti più di una decina di volte e riuscì a vendere oltre 270 riproduzioni digitali nel giugno del 2008. Giugno 2008. C'è un personaggio che si chiama Charlotte Jones che comprò una delle riproduzioni di Malouf stampate digitali su carta e Malouf stampava senza cornice, tagliava via la parte superiore del negativo quadrato della Maier, così come lei lo aveva inquadrato nel mirino della sua macchina, scattava originariamente quadrato, ma lui ritagliava. Lei fa questa fotografia, eccola, e dalla foto degli anni 51 è una donna, la vedete, una donna in piedi sul bordo di un pontile che si china su una carrozzina, mentre alle sue spalle un transatlantico incombe su di lei nel porto di New York. Dalla sua posizione la donna si guarda alle spalle verso Vivian Maier e il suo obiettivo. Lei dice: l'ho trovata interessante perché sembrava il fermo immagine di un film. Questa foto mi ha portato a riflettere, ti fa venire voglia di inventare una storia a partire da quella foto o di trovare la vera storia che c'è dietro. Un pontile desolato? Lei ha un'aria furtiva o sta solo alzando gli occhi verso il fotografo. E c'è davvero un bambino nella carrozzina? O ancora, è una madre o una tata che sta solo per portare il bambino in qualche posto nuovo? E poi ci racconta: anch'io ho fatto la babysitter a New York, mi sono sentita coinvolta. Ti lascia una sensazione di solitudine. Bene, Charlotte Jones è un'ex bambinaia di New York che aveva comprato la foto di una donna che, pensava lei, poteva essere una bambinaia, senza avere idea che dietro l'obiettivo ci fosse una donna che a sua volta aveva veramente fatto la bambinaia. Il 25 novembre 2008, il martedì precedente il giorno del ringraziamento, Vivian Maier si alzò dalla sua panchina preferita e cadde sul ghiaccio. Erano circa le 16, una mezz'ora prima del tramonto, in un mese insolitamente freddo. Maier batté la testa sul sentiero di cemento. L'ambulanza era già sul posto quando la sorella di Patrick Kennedy, affacciandosi alla finestra del primo piano, si accorse del trambusto. Chiamò il fratello, che attraversò la strada proprio mentre mettevano la Maier sulla barella, e la vide cercare di convincere i paramedici a non portarla via. Poi si voltò presso di lui con un'espressione implorante che l'aiutasse a liberarla. Patrick temeva di non poter fare niente. Gli infermieri gli spiegarono che dovevano portarla all'ospedale. Fu l'ultima volta che la vide. Nell'aprile del 2009 Malouf tenta di vendere tutto a $3.000 dopo che iniziava ad avere successo con le foto di eBay. Ma arriva un personaggio fondamentale, Alan Sekula, artista, critico fotografico, e scopre la Maier mesi prima ancora e poco per volta scopre questo mercato su eBay che stava fiorendo. Il 16 aprile 2009, 5 giorni prima della morte di Vivian Maier, tratta con Malouf che gli propone
di rivendere tutto e farsi tanti soldi su eBay. Ma Secula dice che così distrugge l'opera di questa grande fotografa. Vedete, c'è già una persona che si preoccupava che tutto si frammentasse. Già la trattava come un'importante fotografa. Quindi lui preferisce acquistare poche copie ed inizia ad indagare più approfonditamente. Vuole studiare e capire il metodo che ha la Maier per scattare, il metodo che ha per catalogare, il metodo che ha per scegliere le fotografie. Ed è lui che scopre per primo il necrologio sul giornale. Nel film Malouf, che ha fatto nel frattempo anche un film che è stato anche nelle nomination per gli Oscar in America, dice lui di avere scoperto questa notizia su Vivian Maier. Invece è Secula che lo avvisa. I primi di maggio Secula ha un'intuizione geniale. Già sa che è morta Vivian Maier e il ragionamento che fa è: ma se lei scattava le fotografie, se lei stampava queste fotografie, perché il mercato era sugli originali delle fotografie di Vivian Maier, allora che dice? Andava sicuramente in un negozio. E dove va? Va nel più importante negozio di fotografia di Chicago, il Central Camera. Eccola qui, che esiste dal 1899. Va da loro e chiede agli anziani. E dicono: certo che la conoscevamo, ci ricordiamo benissimo di lei. Loro sapevano anche come si chiamava, perché scrivevano il suo nome sulle buste che mandavano a sviluppare. E perché lei era un abitué del negozio. Raccontano anche che era alta, che portava cappelli e cappotti larghi e girava sempre con una Rolleiflex. Per vivere raccontano che faceva la babysitter, ancora nessuno sa niente di Vivian Maier, il che spiega perché ci sono tanti bambini nelle sue foto. Era sempre troppo vestita, che sembra l'abitudine di una rifugiata. E qui già dicono una cosa importantissima su Vivian Maier. Una rifugiata che si mette addosso tutti i vestiti insieme. E dicono anche che era un osso duro, molto molto duro. E le piaceva andare molto al cinema, purché non fossero film americani. Non aveva tanti soldi per stampare e neanche per pagare solo lo sviluppo. La Maier era però una signora decisamente esigente riguardo ai lavori che facevano per lei. Però lei teneva nascosto il suo lavoro e di rado, veramente di rado, lo faceva vedere. Benissimo, ritorniamo a John Malouf, che nel frattempo apre una pagina su Wikipedia, una pagina Facebook, apre anche un sito suo che chiama vivianmaier.com. Puzza un poco, vero? Al mondo si presenta, dopo che ha aperto il sito, non più come un agente immobiliare, non più come un robivecchio o comunque un antiquario, ma bensì uno street photographer che si occupa dell'eredità di Vivian Maier. Ora sarebbe da aprire un grandissimo capitolo sull'eredità di Vivian Maier, perché cosa succede? Che John Malouf va in Francia, fa una grandissima opera di scoperta, su questo bisogna veramente ringraziarlo tantissimo. Però quando va in Francia scopre che esiste un cugino e questo cugino è l'unico erede di Vivian Maier. Bene, allora lui fa firmare al cugino la cessione di tutti i diritti di Vivian Maier alla cifra di 5.000 euro. C'è un altro personaggio importante che detiene il 20% delle fotografie del patrimonio di Vivian Maier e si chiama Jeffrey Goldstein. Bene, c'è questo grandissimo problema di eredità. Si dice, lo Stato americano dice che i guadagni di Jeffrey sono di $500.000 all'anno.
Questo per farvi rendere conto di quanto frutta lo sfruttamento dei diritti di Vivian Maier. John Maloof, che ha l'80% di questo materiale, pensate quanto ci può lucrare sopra. Quindi questa eredità, insomma, passa in maniera un po' in cavalleria, diciamo così. E, insomma, lo scopo di questa serata, l'avrete capito, è cercare di rendere giustizia. E con gli studi di Pamela Bannos le cose sono andate molto avanti, si è scoperto veramente chi fosse Vivian Maier. Il suo libro, ve ne parlerò poi alla fine, è veramente un libro molto importante. E a questo punto vorrei leggervi, o dirvi un po' leggervi, un po' dirvi, un pezzo dello spettacolo che ho preparato su Vivian Maier, ed è quello in cui si racconta della sua fine. Sono qui, nel campo delle fragole. Ve lo devo dire. Trovo il coraggio e ve lo dico. Adesso lo posso dire. Adesso che non ci sono più. Adesso che sono cenere nel campo delle fragole. Mio padre era un giocatore, un truffatore, un alcolista. Mio fratello un disgraziato. Mia madre l'ho persa. Forse è sempre stata persa. Avevo 6 anni e per paura che mio padre ci portasse via con lui, mia madre mi ha portata via, in Francia. Si è vergognata di avere un marito che se n'era andato. E siamo venute in Francia, da dove veniva, dove stava il resto della sua famiglia. Mia madre, quando sono nata, ha cambiato cognome. Jossot è il nostro cognome francese di ricca e agiata famiglia. L'immigrazione e cadiamo in disgrazia. Jastin ha detto che si chiamava, per non dire che era sposata con Karl Maier. Si vergognava. Jastin. Von Maier si chiamavano in Austria i discendenti di mio padre. Quando entri in America, se vuoi mantenere il titolo nobiliare, devi pagare di più. E il von scompare. Un altro passo indietro. Vi immaginate la reputazione? Quando perdi il tuo stato ci tieni alla reputazione, hai solo quella. Già la nonna era scappata dalla Francia perché era rimasta incinta di un suo operaio. Appena partorito se n'è andata in America e ha lasciato Maman Marie, mia mamma, che ancora non camminava, in Francia. E noi scappiamo per lo stesso motivo, facendo la strada inversa, dall'America alla Francia. Lasciamo perdere mio fratello povero, che ha avuto 2 battesimi, uno cattolico e l'altro protestante per ripicca, e con 2 nomi diversi. Potete immaginare che fine farà. Muore 22 anni prima di me, a 57 anni, rovinato dalla morfina, schizofrenico. Lasciamolo in America, ha detto mia madre. Qui non l'ha voluto per niente, che stia là con suo padre. E qui è raccolta praticamente tutta la sua storia, senza fare tante cronologie. Vivian Maier, genitori difficilissimi che si separano dopo la nascita del primo fratello. Addirittura forse Vivian Maier pare sia stata forse abusata dall'ex marito, che poi non abitava già più con lei, o se abitava perché erano costretti ad abitare. E Vivian Maier si porta dietro sempre questo suo non essere da nessuna parte. Era americana quando era in Francia, era francese quando era in America. Comunque, quello che diceva e affermava, donna sempre. Pochissime parole per dire di lei, per ricordarla. Pochissime parole per dire che i bambini con cui era stata meglio sono quelli che poi si prendono cura di lei e le affittano una casa a Roger Park. Forse non le pagano tutto, le aiutano, contribuiscono,
a pagare l'affitto e comunque continuano a seguirla. Così tanto che addirittura quando lei muore la cremano e la seppelliscono o disperdono le ceneri in questo campo in cui andavano a giocare, un campo veramente molto particolare, molto bello. C'è un filmato di Vivian Maier. Benissimo, tornando al discorso dell'eredità, succede che lo Stato americano blocca le fotografie, blocca qualsiasi tipo di commercio delle fotografie di Vivian Maier. Fanno ricerche perché vogliono sostanzialmente vogliono che siano pagati i diritti agli aventi diritto e che non è giusto sostanzialmente che persone sfruttino i suoi diritti. Non c'è nient'altro che l'idea di sfruttare i diritti di Vivian Maier, che come vi ho detto prima sono veramente cifre molto 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 importanti. Succede che John Maloof si accorda con lo Stato americano, mentre invece Jeffrey Goldstein, che pretende dallo Stato un rimborso sostanzialmente per aver prodotto tutte queste fotografie, lui ha affrontato ingenti spese perché oltretutto il lavoro bellissimo che fa Jeffrey Goldstein è che stampa le fotografie in camera oscura, le stampa dalle pellicole, non fa scannerizzazioni e quindi le spese sono decisamente più importanti. Ogni copia è una copia unica, c'è una persona che cura questa stampa abbastanza quotata, che si chiama Steinbrecher ed è una donna che ho avuto il piacere di conoscere. Mi raccontava anche che insomma, Vivian Maier, lei ha visto i negativi, non doveva ritoccare assolutamente nulla, perché sapete a volte le fotografie vanno ritoccate col pennello, soprattutto quando sono vecchie, sono antiche, perché sicuramente hanno qualche graffia. Ecco, lei diceva che erano tenute benissimo e che soprattutto non c'era bisogno di intervenire a nessun livello, che i suoi scatti erano unici e perfetti. Bene, vi dicevo che Jeffrey viene condannato sostanzialmente con l'accusa di essere un truffatore ai danni dello Stato e John invece mantiene le fotografie e riesce a dare una percentuale allo Stato. Guarda caso, subito dopo la sentenza, la University of Chicago Library riceve una donazione di 1200 fotografie vintage. Per fotografie vintage gli americani e anche i francesi hanno un modo molto particolare, molto bello per definirle. Le fotografie vintage sono le foto originali, stampate dall'autore, scelte dall'autore, non scelte da qualcun altro, non stampate da qualcun altro. Quindi ci sono almeno 1200 fotografie che sono di Vivian Maier, cioè, come si dice, sono quelle autorizzate. Adesso vorrei farvele vedere queste fotografie, che sono veramente particolari. Sono state pubblicate da poco e mi fa veramente piacere farvele vedere. Qui si vede una grandissima umanità e attenzione di Vivian Maier. Potrebbe essere una foto stupida, perché intanto fotografiamo i gattini, ma almeno io ne avrò fotografati 4 o 5 volte, non di più. Questa fotografia è piena di tenerezza, soprattutto. Questa è la seconda, esattamente l'opposto, questa è una foto che urla un poco di più. È un peccato perché queste fotografie sono ancora tenute abbastanza protette e sono veramente, si trovano online, ma sono veramente dei quadratini molto molto piccoli, per cui ho faticato. Ma questa è un'altra fotografia a colori, completamente differente. Queste sono le foto che stampava, queste sono le foto che erano nelle valigie di Vivian Maier, questa era la foto che Vivian Maier si portava dietro. Qua la dice lunghissima sul tipo di ricerca formale di Vivian Maier. Non c'è soltanto il soggetto che si nasconde, ma che si nasconde dietro quella diagonale.
e spunta solo un occhio e sembrerebbe anche un bambino forse. Le prime sono tutte fotografie di bambini. Questa è un'altra foto, questa foto nell'originale, questo è quello che ci rende il sito, ma le si vede in un mucchio di fotografie, era incollato su un cartoncino. Si usavano tantissimo, no? Queste fotografie, quasi come avere un portfolio da mostrare in tasca. Sono proprio fotografie da tasca. Questa è un'altra. E vedete che le fotografie, le prime soprattutto, erano in orizzontale formato rettangolare. Questo quindi vuol dire che Vivian Maier aveva tante diverse macchine fotografiche. Sono state trovate, dicono, 12 macchine fotografiche. E raccontano anche, questi sono i pettegolezzi, che quando una macchina fotografica le cadeva nella sabbia, per esempio, o si rovinava, lei ne comprava un'altra. Era un tipo molto particolare. Questa è una foto che viene dai suoi viaggi. Vivian Maier amava tantissimo viaggiare, era una vagabonda. A un certo punto addirittura per 9 mesi sta in giro per la terra e fa questo giro del mondo. Molto bella anche questa. Come vedete, lei si fermava 2 giorni in una città e riusciva a cogliere, andando al di fuori di quelle che erano i percorsi normali dei turisti, anche se si parla di anni 60, e andava a scovare questi bambini, queste realtà, sempre molto ai margini, molto forti, molto sincere. Queste foto ne abbiamo tante, vedete, forse lei non era così, dicono che fosse esigente, ma forse non era così, non insisteva così tanto e non era così brava a stamparle. E questo forse è stato quello che un poco l'ha fermata nella sua diffusione di essere fotografa. Qui invece è una foto francese. Lei negli anni, quando ha 25 anni, quindi negli anni 50, tra il 50 e il 51, torna in Francia perché la zia e la nonna lasciano a lei la fattoria in eredità. Lei va e un'altra cosa che la dice lunghissima sul suo carattere è che lei lotta per non svendere questa proprietà, la mette in vendita all'asta. Le persone che si approfittano di lei non vengono scelte da lei. Lei litiga con queste persone, alza la voce, è molto combattiva e non si lascia fregare dalle persone che si vogliono approfittare di una famiglia molto particolare, di una famiglia che veramente aveva avuto la nonna, un figlio al di fuori di qualsiasi tipo di matrimonio, per cui insomma era una famiglia molto 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 discussa. La madre stessa di Vivian Maier era un personaggio disturbato mentalmente, quindi insomma se ne approfittavano di lei. La foto successiva, secondo me, la dice lunghissima, è una foto che non si è quasi mai vista. E quello che voglio fare questa sera è presentarvi anche queste foto che sono abbastanza insolite, un poco eretiche, dico io. Questa foto ha una ricerca formale meravigliosa. Guardate le 2 ruote delle biciclette che inquadrano, è dominata dai cerchi. Lo scatolone dentro cui è nascosto il bambino, guardate anche come è vestito, cioè, è brava Vivian Maier, non lo possiamo dire, è veramente splendida. È una foto importante questa. Sapeva che cosa stava scattando. Questa è una foto che quando l'ho vista ho detto, caspita, guardate la ricerca che c'è dietro questa fotografia. Non si capisce che cosa sia quella tela strappata dietro quest'altra donna, è una fotografia, che cos'è? Ci sarebbe da studiare, da guardarla per delle ore. Un occhio così, una capacità di cogliere questo momento o anche di chiedere a una persona di mettersi in quella posizione, veramente è unica. Come è unico trovare questo significato, questo doppio,
questo doppio del tempo, perché si vede in alto c'è un dipinto storico, mentre sotto c'è una persona contemporanea. Lei amava tantissimo e forse la sua storia è proprio veramente cercare di riequilibrare il tempo, di cercare dei contatti nel tempo. Questo dicono sia la foto di un suo parente, di suo nonno, sembrerebbe. Esiste una foto e si trova, ma è veramente rovinata, mentre vedete che la sua foto non è assolutamente rovinata. Forse non è una grandissima foto, ma ha un grandissimo valore storico, perché lei fotografa in Francia i suoi parenti e si sposta andando a fotografare. E già qui comunque, in qualsiasi caso, e questa foto è stata scattata quando lei aveva 25 anni. Si era appena comprata la prima Rolleiflex, però continuava a girare con questa macchina che era una Brownie Kodak, che faceva fotografie rettangolari 6x5, e si vede già comunque a 25 anni, con una macchina che aveva una lente di plastica addirittura, come riuscisse a scegliere comunque il modo di raccontare, perché vedete tutti dalla finestra un'altra persona che controlla chi fotografa e cosa sta facendo. Questo invece è un cinema. Vivian Maier ha avuto un rapporto molto importante col cinema in quanto lei andava tantissimo al cinema, era un'assidua frequentatrice dei cinema di quelli che potremmo definire, che noi chiamiamo d'essai, se ancora li chiamiamo d'essai, andava a vedere i cinema sperimentali. Quando torna dalla Francia dopo il suo percorso scolastico delle elementari, lei non sa più praticamente, non ha più parlato l'americano e reimpara l'americano seguendo il padre che faceva il proiezionista al cinema. Quindi si riconnette con la cultura americana, con la lingua americana, andando con il padre che faceva anche il tecnico teatrale, per cui lì, grazie a lui, riesce a accedere a tutte le premiere dei film americani che si facevano. Difatti Vivian Maier scatta, quando ci sono le prime dei film americani che vengono lanciati, e fotografa i protagonisti. Kirk Douglas, insomma, queste fotografie si vedono spesso, per cui non ve le faccio rivedere, ma le potete cercare e ne troverete sicuramente tantissime. Questa invece è un'altra foto dei viaggi. Questa è una fotografia scattata in Yemen. Sapete tutti quanti quanto è e speriamo non sarà più difficile andare in quello stato e fotografare una donna col volto scoperto. Lei riesce a convincere in una nazione in cui non si parlano perché non si parla inglese, lei non parla la loro lingua, ma riesce a carpire questa fotografia. Secondo me questa fotografia ha un valore sociale, politico, personale. Lei riusciva a parlare alle persone, riusciva a chiedere alle persone e a ottenere quello che voleva. Una grandissima fotografia. Ricordo che sono tutte fotografie stampate da Vivian Maier, queste, originali. Questa è un'altra foto dei viaggi. Qua mi sa un poco più di Francia. Purtroppo non ci sono didascalie, quindi non si riesce a capire. No, scusatemi, qua siamo est asiatico, perché non la vedevo bene nel piccolo monitor che ho di fronte a me. Questa è un'altra foto di viaggi, e anche qui ci dice tantissimo su come lei riuscisse a scovare queste persone. Queste non sono persone che si trovano agli angoli delle strade o delle metropoli, sono persone che si trovano ai limiti delle città. Questa invece è una foto francese. Anche qui ci sono dei signori, quindi si vede veramente come Vivian Maier riesce a passare da una situazione a quell'altra. Bellissima e meravigliosa sono i due volti delle due donne che guardano lei, che fotografa.
Chissà, questa fotografia magari è stata fatta anche nel suo paesino, sempre negli anni 50. Questa, come vedete, sembrerebbe una foto quadrata. Questa è un'altra foto di viaggi. Anche qui, di nuovo, Vivian Maier ci ricasca e fotografa un sorriso meraviglioso, sgargiante, potente, e di una persona che sicuramente, un operaio probabilmente, perché guardate sullo sfondo ci sono un muratore, chi lo sa. Qui invece ritorniamo in Francia, sempre anni 50. Con queste fotografie Vivian Maier, secondo me, ha imparato a scegliere le persone, ha imparato a fotografare da autodidatta, e questi erano i primi esperimenti, le prime prove che faceva. Lei si spostava in bicicletta da un paese all'altro, andava a fotografare i suoi parenti, andava a fotografare i personaggi, andava a fotografare addirittura i funerali, oppure i matrimoni, le feste, le celebrazioni, le prime comunioni. Questo è un paesaggio tipico del Champsaur, che è la zona dove lei ha abitato. E qui vediamo un autoritratto. Forse quelli che hanno seguito un poco di più Vivian Maier possono riconoscere un altro scatto di un altro ritratto, di un autoritratto che lei si era fatta. Questo specchio rotondo attraverso cui lei si rifletteva e giocava. Questo è un bellissimo scatto, perché ci viene restituita come dire, un po' il suo tipo di ricerca all'interno delle foto. Ma usciamo allora da questa donazione che John Maloof ha fatto alla libreria dell'Università di Chicago e andiamo a parlare di altri autoritratti. Sono due quelli che vi voglio presentare, sono anche questi abbastanza insoliti, diversi dal solito. Questa è veramente, l'ho scoperta in questi giorni mentre preparavo la diretta. È una foto che sinceramente non l'ho mai vista. Molto bella, un poco rovinata, ma si vede una giovanissima Vivian Maier. Scusate se guardo di fianco, ma il monitor grande ce l'ho di fianco, quindi non posso parlarvi direttamente, ma sono sempre con voi. Ha già una Rolleiflex. Mi fanno impazzire il bordino delle maniche corte. E la dice veramente, cioè Vivian Maier è stata veramente una fotografa che ha fissato sulla fotografia 50 anni, 40 anni di evoluzione del mondo, dalla Francia all'America. Ha avuto il privilegio di assistere allo sviluppo del consumismo e l'ha sempre guardato in maniera molto, molto critica. Le fotografie che lei faceva alle bambole, e tutti dicono che era veramente una persona spostata, quando lei fotografava le bambole, soprattutto le bambole nei cestini, ma lei le fotografava per due motivi. Uno, perché lei ha lavorato in una fabbrica di bambole, nella fabbrica più importante americana di bambole. Era la fabbrica che aveva brevettato il sistema per mettere gli occhi alle bambole. Ma lei resta sconvolta quando torna in America, perché le bambole, primo, vengono buttate, secondo, se ne comprano di nuove. Lei viene da una realtà francese dove le bambole si passavano di madre in figlia, di nonna in figlia. Quindi questa cosa veramente la sconvolge a Vivian Maier. E andiamo a vedere il secondo autoritratto, che anche questo un poco di più si è visto, ma è abbastanza raro. A questo punto ormai stiamo quasi alla fine, ma ho una serie di fotografie che avrei piacere proprio di presentarvi, sempre fotografie insolite. Quindi passiamo a fare un piccolo excursus di fotografie adesso tutte in bianco e nero. E qui vediamo tanto di Vivian Maier, che
praticamente queste fotografie confermano quello che erano i suoi soggetti prediletti, il suo modo di scattare, il suo modo di avvicinarsi alle persone, in alcuni casi abbastanza sempre di nascosto. Questa è una foto che è rarissimo trovare, ma c'è anche sul sito di Malouf, per cui è una foto che si trova, però di solito è poco presentata. Questa ho fatto un ritaglio nel mio spettacolo di questo ragazzino con l'uccello, perché si racconta di Vivian Maier, che invece era una persona che amava tantissimo gli animali, che addirittura ne aveva curato uno. Questo è un piccolo racconto che mi ha raccontato Yu Yu, un suo compagno di giochi, che ho avuto la fortuna di intervistare tanti anni fa. Purtroppo Yu Yu non c'è più tra di noi, ma mi ha raccontato quando ancora era in forze, era lucido, mi aveva raccontato di questo particolare, di lei che era a capo del gruppetto di ragazzi, quasi parenti tutti quanti, in una frazione del paesino di 300 abitanti dove lei stava quando seguiva le scuole elementari. E ha proprio raccontato di lei che ha seguito e riparato l'ala di questo uccellino. Allora io ho pensato a questa foto e mi è parsa molto bella e volevo farvela vedere. Sempre restiamo sul tema dei bambini e qui abbiamo veramente una gang, una mini gang che si sta divertendo, si mette in posa, quindi insomma penso che i ragazzi si divertano tantissimo a farsi fotografare. Qua le vediamo, per ogni bambino, la bambina soprattutto ha uno sguardo furbo, gli altri sono pronti ad andare a distruggere il mondo, a conquistare. Chissà, è un peccato che non ci sia, che non si abbia accesso a un diario, se mai ne avesse avuto uno, ma sicuramente ce l'aveva. È vero che il suo diario erano le fotografie. Ancora un'altra foto di bambini. Queste foto nelle vetrine o al di là dei vetri, ne ho parlato tanto domenica scorsa nella diretta sulle finestre, queste foto le piacevano veramente, veramente tanto, la coinvolgevano. Questa invece è una foto particolarissima, questo bambino che fa la pipì in mezzo alla strada, non ne poteva più, Vivian Maier lo fotografa, la mamma lo guarda, tranquilla, incurante. E anche qui ci racconta, insomma siamo in una strada abbastanza centrale, mi sembra di capire, non tanto trafficata ma importante. Se non sbaglio dovremmo essere a Chicago e questa foto è veramente ridicola, il senso dell'humor di Vivian Maier era sempre presente. È ironica, no? Qui invece andiamo su un'altra foto americana. La cosa che veramente mi sconvolge è questa signora con due scarpe diverse, cioè con una ciabatta e la scarpa, probabilmente era rinchiusa in casa, però è dovuta uscire per andare a fare la spesa e chissà perché aveva solo una scarpa. Però anche qui sempre persone ai margini, donne ai margini. La sua scelta è molto importante. Winograd lo faceva notare Pamela Vannos, è sempre già un po' più glamour, sexy nei confronti delle donne, però è un uomo che fotografa, quindi è normale, lei è una donna. Ha una sorta di solidarietà. Lo sguardo che c'è di questa signora è veramente di comprensione. Qui invece andiamo a prendere un momento molto più, siamo in una borghesia decisamente più alta e lei qui di nuovo smaschera. Lei ama smascherare la borghesia, l'alta borghesia americana, la convinzione di bellezza che si ha. Non diciamo oltre, non diciamo altro. Questa è un'altra foto, sempre molto 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 rara ed insolita. Anche qui una persona che si lascia fotografare, fiera di essere fotografata. Nera, anni 50. Ci dice tanto anche questa foto. Questa invece è una foto che si vede un pochino di più e a me piace tantissimo, perché c'è questa sorta, è una delle poche foto in cui c'è veramente un distacco enorme. Qui Vivian Maier fa e ci fa sentire di essere guardona. Coglie un momento
che lei non ha potuto avere, cioè le fotografie delle scuole, io penso sia questa, no? E lei ha fatto le scuole in Francia, però poi quando è tornata in America non ha seguito nessun tipo di istruzione, si è costruita tutta la sua cultura da sé. Io ci sento tanta nostalgia, tanta invidia soprattutto per questo momento. E veramente c'è tantissima distanza. Le foto ci raccontano tanto di più, sempre. Invece qui c'è una grandissima vicinanza. Anche questo l'ho fatta vedere domenica alle finestre. Questo è un operaio che sta, non so, dipingendo, riparando, non so, un muratore, boh, secondo me è più un bianchino. E Vivian Maier si avvicina tantissimo, per fare una foto così bisogna avvicinarsi tanto. E coglie questo momento senza farsene accorgere. Magari ci ha parlato prima, però comunque ha creato fiducia. Cioè questa persona, paf, non guarda subito per scoprire lei che fa una fotografia. Questa persona è intenta e presa dal suo lavoro e lei ruba questa foto a lui. Qua delle foto che forse un poco di più si sono viste, però c'è questo gioco di silhouette e di chiaro dove il chiaro è veramente sparatissimo, non si vede niente al di là dei vetri e non si vede quasi niente del nero. L'unica cosa che si vede è questi businessmen che leggono il giornale si vede molto bene. Secondo me è una foto da maestra. Bisogna saper esporre perfettamente, sapere che cosa si vuole da una foto. E considerate che le fotografie, la macchina fotografica di Vivian Maier non aveva un esposimetro, per cui dovevi scattare con l'esperienza. Non c'era la possibilità di sapere che razza di coppia diaframmi, esposizione, tempi si potesse fare. Quindi questo denota veramente, oltre alla scelta formale, anche una capacità tecnica di altissimo livello. Foto presa da dietro i vetri, anche qui la dice lunghissima su queste che sono le periferie delle città. Periferie desolate, scaldate un poco da queste persone. Bene, queste erano le foto in bianco e nero, le più rare. Passiamo invece adesso al colore. Questa è una foto fondamentale dove era chiuso tutto Vivian Maier. Here's a real eye opener. Qui c'è veramente una persona che sa vedere, una persona che illumina. E questa secondo me è la summa di Vivian Maier. Lei ha aperto gli occhi per se stessa, si è distaccata dalla realtà da cui veniva, da una situazione di indigenza fortissima, si è liberata attraverso la fotografia, ha liberato noi e ci ha tenuto nascoste queste fotografie, perché lei le poteva buttare queste foto, invece le ha tenute nascoste, le ha tenute da parte perché qualcuno a distanza di anni le potesse vedere. Lei, sono convinto, fotografava perché le sue foto fossero viste. Voleva lasciarle ai posteri, le ha quasi ibernate per farle poi scoprire. È stata una caccia al tesoro che si è inventata lei, senza lasciare indizi. Questa è un altro spettacolo di fotografia. Qui si vede già una Vivian Maier matura, anche perché i vestiti, che lo potete capire, sono già più recenti, il taglio dei vestiti, guardate la perfezione di questa fotografia, la maestria di questa fotografia. Il gioco con gli specchi, ormai Vivian Maier è diventata un'esperta dei riflessi, sa come entrare e come uscire dalle fotografie, sa come trapassare i vetri, sa come metterci comunque la sua firma, sa come identificarsi con le persone e quasi confondersi con loro. Questa è un'altra meraviglia.
Questa a me piace tanto, l'ho messa, anche si vede un po' di volte, sono le foto a colori. E anche qui è un modo veramente pazzesco di, di mettersi dentro le fotografie, di farsi un autoritratto, di mettere la sua firma. Qua invece c'è un lavoro sul colore da paura, c'è una ricerca sul colore grandiosa. Come dico, sono foto che si vedono poco e anche quando vengono fatte vedere le foto a colori sue, questa è rarissima trovarla. Ombra, finestra, non ho altro da dire. Qui invece stiamo già sperimentando, c'è una grande sperimentazione in questa foto. Quello che viene messo a fuoco, quello che non viene messo a fuoco, quello che si ingrandisce, un particolare dentro già un'altra scelta che c'è. Vivian Maier fa filosofia con la fotografia. Qui questo povero cane recuperato, dove si tenta di salvarlo un poco. Ma nel medesimo tempo c'è una denuncia molto forte. Sì, lo si aiuta, ma insomma è rabberciato questo arto rotto, questa zampa che non funziona. Forse fatta da qualcuno che gli voleva bene, ma la sento molto violenta come foto, molto cruda, forse più che violenta. E chiudiamo con quello che è la summa di Vivian Maier. Bene, adesso vorrei chiudere con gli ultimi autoritratti di Vivian Maier che chiudono lei stessa, la sua storia, il suo modo di essere, il suo modo di dare. E sono questi autoritratti. Questo è un autoritratto da anziana, è una delle ultimissime foto, penso, che lei abbia fatta, si vede. Se riuscite a guardare bene le mani sono di una persona anziana, si veste sempre col cappellaccio. È forte questa foto, è un po' il suo testamento, il suo addio a noi. Mentre invece quest'altra è l'unica foto, possiamo dirlo così, anche se forse non è vero, non ho fatto questo tipo di statistica, ma è l'unica foto in cui Vivian Maier ride, non sorride, è contenta di fare le fotografie, è contenta di scoprire questo gioco, di scoprire questo trucco. Lei ci regala questo sorriso, è meravigliosa. E l'ultima è una foto di Vivian Maier veramente piccola, bambina, indifesa, ma già alla ricerca della sua personale, unica liberazione. Ecco, questo era un po' il racconto. Vi ho tenuti qui un sacco di tempo, un'ora, siete meravigliosi tutti quanti. E, se volete vi passo adesso velocissimamente 4 titoli di libri, Pamela Bannos, scusate, di cui ho veramente attinto a piene mani. Il titolo italiano è Vivian Maier, Vita e fortuna di una fotografa, Contrasto Editore. La seconda è V.M. Vivian Maier, La Repubblica, i visionari, introduzione di Michele Smargiassi, un'introduzione veramente spettacolare, è la sintesi più aggiornata e più vera, dove si passa. Michele Smargiassi è sempre stato molto critico nei confronti di Vivian Maier, è stato quello che ha aiutato tantissimo a scoprirla, è stato anche quello che è stato sempre molto critico. Dubitava fortemente che fosse un'invenzione forse di Fontcuberta, ma ha fatto invece, si è documentato, è andato avanti e c'è un'evoluzione del pensiero, di quello che si dice
su Vivian Maier. Poi tra l'altro alla fine cita anche il mio libro di cui vi faccio adesso, vi faccio vedere, scusate, eccolo qua, Roberto Carlone, L'Autre Vivian, questo è il mio libro, lo metto qui che è un poco più a fuoco, un viaggio inedito nella Francia di Vivian Maier, edizioni ETS, ma quello invece che vi voglio presentare è il libro di Gail Joss, che secondo me è un bellissimo romanza un po' con la sua storia, editore Solferino, Una donna in controluce, il titolo è tradotto fedelmente, è molto, molto interessante questo libro, ve lo consiglio. Gail Joss, Una donna in controluce di Solferino, se lo leggete è una bella cosa. Vi do anche un altro indizio, difficilissimo da trovare, è il film di Jill Nichols, Vivian Maier, Who Takes the Nanny's Pictures, della BBC. È di qualche mese precedente al film di Malouf, è un occhio femminile, molto disincantato, molto partecipato, molto innamorato di Vivian Maier, molto indagatore su Vivian Maier, ma con gli occhi di una donna. È difficilissimo trovarlo, magari un giorno riusciremo a trovare il modo, se la BBC ci darà il permesso di poterlo vedere anche in pochi. È molto 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 bello, ve lo consiglio. Giunti a questo punto ci salutiamo, vi ringrazio tantissimo, ringrazio soprattutto Vivian Maier di averci regalato le sue foto, di averci permesso di parlare di lei, di essere resistita, diciamo così, ma non facciamo troppe filosofie. Vi ricordo, mi faccio pubblicità adesso, di iscrivervi al mio canale YouTube, Roberto Carlone, facilissimo da trovare. Domani il video verrà pubblicato, quindi potrete vederlo anche lì e lì vedete tutte le mie dirette. Invece se vi iscrivete alla mia mailing list, cioè www.robertocarlone.it, andate sulla pagina dei contatti e vi iscrivete, riceverete la mia newsletter, riceverete tutte le novità, aprirò una via particolare di comunicazione con voi e soprattutto avrete lo sconto per vedere il mio spettacolo, Gli occhi di Vivian Maier a Emma Camera, che presenterò mercoledì prossimo. Si paga un piccolo biglietto, costa 8 euro per chi si iscrive, quindi iscrivetevi, per altre persone costa 10. Quindi avrete già subito un piccolissimo vantaggio e potremo restare così in contatto. Vi ringrazio tantissimo di essere stati con me, grazie ancora, ci vediamo presto, prestissimo, prima che si può. Un saluto a tutti voi e chiudiamo con il cartello, in modo che sia, come dico sempre, meno traumatico il nostro salutarci. Grazie ancora. Ciao a tutti, ciao a tutte.